Saint-Honoré, la torta più buona che c'è. Ciao a tutti, iniziamo? Prepariamo il pan di Spagna. 5 uova intere, 120 di zucchero. Montiamo. Devono diventare bianche e spumose. Intanto setaccio la farina, 120 grammi. È importante setacciarla perché alleggerirà molto il composto. Aggiungo la vaniglia, qualche goccia di estratto oppure limone, come preferisci. Ecco, vedi, deve essere così, un composto bello spumoso e montato. Ora possiamo aggiungere la farina piano piano, poco alla volta, usando sempre il frullino oppure possiamo farlo a mano con una spatola più delicatamente. Se usate il frullino come me, usate la velocità più bassa e la aggiungiamo man mano, non tutta in una volta. Se volete potete anche aggiungere mezzo cucchiaino di lievito per dolci se volete stare più tranquilli, se vedete che la massa non è molto montata, vi aiuterà poi nella crescita. Intanto preparo una teglia del forno 35x35, ma va bene anche quella in dotazione del forno, con un po' di carta forno sotto e verso il composto. Lo distribuisco bene, uniformemente, e lo in forno statico a 175 gradi, forno ventilato 170 per 18 minuti, 20 circa. Appena lo vedete colorato va bene. Bello morbido e spugnoso. Questa è una base che può essere usata anche come rotolo, per fare il rotolo di pan di Spagna. Viene spennellato con Nutella o crema e viene arrotolato, è ottimo, si arrotola bene. Prepariamo la pasta sfoglia. Prendiamo 2 rotoli già pronti, li bucherello. Se vuoi farli in casa, naturalmente ti lascio il link dove c'è adesso la freccia. E li spennello con acqua semplice, poca, giusto per inumidire un po', e zucchero semolato. Questo darà una sorta di impermeabilizzazione, farà sì che non si ammorbidirà, e in più lo zucchero serve perché la pasta sfoglia è neutra, quindi non è dolce. E inforniamo anche questa a 190-185 statico o ventilato per 18-20 minuti circa. Intanto avevo preparato già le creme, quindi la crema pasticcera classica e al cioccolato. Vi lascio il link adesso dove c'è la freccia. E della panna montata 600 grammi. In più per la bagna faccio sciogliere lo zucchero nell'acqua sul fuoco e poi alla fine ho spento e aggiunto il liquore strega. Ora possiamo assemblare il tutto. Prendiamo la misura esatta, tagliamo la sfoglia a misura del pan di Spagna, lasciamo la pasta sfoglia un po' più grande rispetto al pan di Spagna perché poi inzuppato il pan di Spagna si allargherà, e conserviamo l'eccesso di pasta sfoglia. Rifiniamo anche il pan di Spagna, togliamo i bordi, quindi mettiamo sulla base la pasta sfoglia e uniamo 2 o 3 cucchiai abbondanti di panna nella crema. La alleggeriamo un po' rendendola un po' più mousse alleggerire nel senso di consistenza. Fermiamo sotto la pasta sfoglia in modo che stia più ferma e non vada in giro, con un po' di crema, giusto un velo.
la crema, ne lasciamo giusto un po' per la decorazione finale. E la crema al cioccolato. Se vuoi puoi anche usare solo una crema, anche solo crema chantilly o crema al cioccolato, decidi tu, ma così con tutte e due le creme è più buona, fidati. Il pan di Spagna e lo bagno bene. Il pan di Spagna chiama la bagna per forza. Infatti guarda come assorbe. Controlliamo che sia ben inzuppato dappertutto e chiudo con la panna montata. Scendiamo anche sui bordi, non c'è bisogno di essere troppo precisi, non vi preoccupate perché poi andrà rifinita. E rifiniamo con una spatola bagnata in acqua, giusto per uniformare il tutto. Mettiamo la restante panna in una sacca a poche con il beccuccio a stella e facciamo un semplice decoro per il bordo, andando su e giù continuativamente, con un movimento continuo, così. Bella. Bignè, come sempre vi lascio il link sopra se volete farli in casa, ma vanno bene anche quelli comprati. Il bucherello li farcisco con la panna o il cioccolato, come preferisci, e li sistemo tutti in giro alla torta sul bordo esterno, lasciando un piccolo spazio fra uno e l'altro. E riempio gli spazi con la crema che avevo messo da parte, con una sacca a poche e una bocchetta Saint-Honoré. Se non l'avete potete usare tranquillamente quella classica che abbiamo usato per la panna e fare degli spuntoni così semplicemente. La metto in frigo, specialmente quando fa caldo, tenetela sempre in frigo. Sbriciolo la sfoglia avanzata. Riprendo la torta dal frigo e la copro completamente con la pasta sfoglia. Va bene anche granella di nocciole. Per il caramello ho sciolto 2 cucchiai di zucchero sul fuoco finché arriva a questo colore e subito lo metto sopra i bignè. Ma non è indispensabile, se vuoi puoi anche omettere questo passaggio. Zucchero a velo abbondante sopra la sfoglia e direi che ci siamo. La torta è pronta, bella, da presentare per un compleanno, una ricorrenza. Poi ha tante consistenze diverse, quindi buona, con varie creme, è una delle mie preferite insomma. Grazie per la visione come sempre e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, è gratis. Grazie, ciao ciao, al prossimo video.